Se hai una connessione in fibra misto rame o se hai una connessione ADSL e pensi che la tua connessione sia lenta, tramite questo video potresti riuscire a velocizzarla in quanto ho raccolto ben 3 passaggi che hanno permesso a me di migliorare la mia connessione di ben 30 megabit al secondo. Se sei interessato quindi non perderti il video e guardalo fino alla fine. Cerchiamo quindi di capire come funziona un ADSL e come funziona una fibra misto rame, chiamata anche FTTC, ossia Fiber to the Cabinet. Cominciamo dall'ADSL. L'ADSL è una connessione che sul tragitto trasporta dati interamente su cavi in rame. Il rame ha diversi problemi, tra cui l'ossidazione e soprattutto non riesce a trasportare la quantità di dati che c'è bisogno con l'evoluzione tecnologica che abbiamo ora. La FTTC, ossia Fiber to the Cabinet, come dicevo prima, ossia la fibra che arriva fino alla vostra cabina, in quanto il transito della fibra è appunto dalla centrale del vostro operatore fino alla cabina, vicino a casa vostra, e poi dalla cabina a casa vostra è ancora il rame, ma comunque potete già notare che il tratto in rame è minore. Questo quindi cosa permette di fare? Permette di aumentare la velocità a cui potete arrivare, in quanto se prima potevate arrivare fino a massimo circa 20 in download, adesso potete arrivare anche 200 e ci sono progetti per arrivare anche a 400 megabit ovviamente per secondo. Invece, nel caso in cui aveste la FTTH, se avete a disposizione io vi consiglio di attivare, potete arrivare anche a più di 1 gigabit per secondo. Ok, abbiamo già perso abbastanza tempo, possiamo finalmente partire col primo trucco. Prima cosa che però voglio fare è fare uno speed test, così che voi finalmente possiate anche vedere la velocità a cui sto andando ora, così che dopo possiamo fare ovviamente un confronto con l'altra velocità che riusciremo a raggiungere dopo queste 3 modifiche. Quindi per prima cosa andiamo sul sito, serve per fare gli speed test. Io utilizzerò speedtest.net, di cui vi lascio se volete anche il link in descrizione. E adesso quindi andiamo a selezionare un server. Dovete selezionare un server veloce che vi permette quindi di utilizzare l'intera banda. Normalmente già speedtest.net dovrebbe scegliere quello migliore per voi. Io adesso ne sceglierò uno. Come potrete notare ci sono più dati all'interno di uno speed test, c'è il download, c'è l'upload e c'è anche il ping. Noi andremo a considerare solamente download e upload. Download permette di calcolare la velocità con cui i dati vengono scaricati sul nostro computer. Upload invece è la velocità tramite la quale i dati vengono invece caricati dal nostro computer verso l'esterno. Quindi aspettiamo un attimo che lo speed test termini e vediamo i risultati. Ok, lo speed test è terminato, siamo arrivati a 149,19 di download e 19,32 di upload. In cosa consiste il primo trucco? Il primo trucco consiste nello spostare il modem. Il modem è essenzialmente, come dicevo in un altro video di velocizzare internet, quello scatolotto che vi dà il vostro operatore. Tu lo utilizzi lo scatolotto per connetterti a internet, a cui collegate appunto il cavo di internet e potete finalmente navigare su internet. Dovete sapere che la presa telefonica a cui vi collegate non dovrebbe essere scelta, possiamo dire così a caso, in quanto in base a dove si trova questa presa telefonica, la velocità varierà. La mia presa telefonica si trova al secondo piano, quindi la velocità non sarà la massima. Perché? In quanto noi dobbiamo andare a prendere la prima presa subito dopo l'arrivo dei cavi. Nel mio caso, casa mia, i cavi arrivano da questo tombino, vanno a finire fin dentro casa, dietro questa placca bianca, e quindi la prima presa telefonica che io posso utilizzare è questa. Vediamo quindi, facendo anche uno speed test, che ora quindi andiamo subito a fare, che collegandoci invece a questa presa, la velocità cambia. Arriviamo sui 180, quindi una grande differenza. Forse su una connessione come la mia non lo notate neanche troppo, ma se ad esempio voi aveste una DSL, anche quel megabit che riuscite a raggiungere in più, magari se avete tipo una 7 megabit, sarebbe veramente la differenza. Fatto il primo trucco, gli altri invece non riguardano più spostare il modem, ma sempre come lo colleghiamo agli altri computer e come lo colleghiamo alla presa. Il primo è quello di non utilizzare delle prolunghe del cavo telefonico, dopo vi spiego il perché, invece il secondo riguarda la scelta di un cavo Ethernet corretto. Allora, per il collegamento tramite prolunghe alla linea telefonica io vi consiglio di non utilizzare delle prolunghe, anche se nella maggior parte dei casi non vanno a ridurre di troppo la velocità o in alcuni casi non la riducono proprio. Io vi consiglio comunque di utilizzare, se proprio dovete utilizzare una prolunga di alta qualità, in quanto le prolunghe di bassa qualità, come potete immaginare, vanno ovviamente a risparmiare sul prezzo delle componenti con cui viene costruita e quindi anche la velocità a cui riuscirà a raggiungere sarà minore, ma non solo, potrebbe anche succedere che potrebbe smettere di funzionare, potrebbe succedere che ci siano delle interferenze. Insomma, maggiore la qualità, maggiore probabilmente sarà anche la possibilità che riuscirete a navigare a una velocità maggiore con una stabilità maggiore. Un altro elemento da considerare, che poi lo vedremo anche meglio con i cavi Ethernet, è che se anche scegliete la prolunga con la qualità maggiore e avete esempio un abbonamento a 7 megabit, non riuscirete ovviamente ad arrivare a 10 gigabit al secondo, non ve lo potete proprio aspettare, al massimo arriverete a 7 megabit per secondo, ovviamente se vi arrivano a casa 7 megabit per secondo. Passiamo però ai cavi Ethernet. I cavi Ethernet sono essenzialmente questi.
Questo è un cavo Ethernet, lo collegate una parte al modem, l'altra parte la collegate o al computer o agli altri dispositivi perché avete bisogno di collegarvi, e vengono contraddistinti dalla scritta CAT e poi un numero. Il numero si trova dal numero 1 fino al numero 8 e questo tipo di numeri, quindi insieme anche delle lettere in alcuni casi, permette di definire qual è il cavo di cui abbiamo bisogno. Per ognuno di questi cavi c'è una velocità a cui possono arrivare. La velocità a cui possono arrivare è la massima trasferibile. Oltre a questa c'è anche inserito se questi cavi sono schermati o no e anche la frequenza in Hertz. Se li utilizzate in modo abbastanza comune, quindi ad esempio collegate il vostro modem al vostro computer, naturalmente, quindi senza dover stare vicino ad altri cavi, sono ad esempio dell'alta tensione come della corrente elettrica o qualcosa più di specifico, normalmente vi basta un cavo Cat5e. Il Cat5e potete utilizzarlo e trovarlo in quasi qualsiasi negozio di elettronica o anche in qualsiasi negozio di elettronica. Fate caso, se adesso voi vi prendeste, andaste in un negozio di elettronica e guardaste i cavi in vendita, Ethernet ovviamente, sicuramente un cavo Cat5e è il primo che prima di tutto vi consiglierebbero e secondo forse anche l'unico che troverete. Detto questo, se voi decideste di utilizzare un cavo più alto come ad esempio un Cat8, non aspettatevi ovviamente di arrivare a 40 gigabit per secondo. Se il vostro contratto vi permette di raggiungere ad esempio 200 megabit per secondo, i 40 gigabit non li toccherete, li toccherete solamente se effettivamente la velocità che arriva a voi sono 40 gigabit per secondo, ma ovviamente sarebbe inclusa nel contratto e la paghereste anche molto di più della vostra 200 megabit al secondo. Quindi non andate a spendere dei soldi per comprare ad esempio dei Cat8 perché sarebbero abbastanza inutili. Questi ovviamente erano solo alcuni dei trucchi per riuscire a velocizzare internet. Questi sono gli altri 2 video in cui ho parlato di questi trucchi. Se siete interessati io vi consiglio ovviamente di cliccarci sopra e anche di lasciare magari un'iscrizione a questo canale per farmi felice.